1, 2, 3 palleggi sulla testa di Pavel Nedved, il tutto senza far cadere la palla. Un'azione degna di un numero 10, non di un terzino. Ma d'altronde, Marcos Evangelista de Moraes, in arte Cafu, non si era mai palesato come un difensore convenzionale. E anche la sua storia è tutto fuorché ordinaria. L'infanzia della futura leggenda di Roma e Milan è stata particolarmente dura. Suo padre Celio e sua madre Cleusa erano molto poveri e avevano altri 5 figli. Tutta la famiglia viveva in un'umile dimora con una sola stanza, nel quartiere di Jardim Irene. Marcos inizia presto a giocare a pallone e il calcio diventa per lui uno strumento di riscatto sociale. Già a 7 anni entra nelle giovanili del Nazionale Atletico, per poi proseguire la sua carriera nella Portuguesa. Il ragazzo gioca da centrocampista destro e fatica a sfondare. Dal 1983 al 1987 si vede respinto in ben 9 provini, fra cui alcuni sostenuti con squadre di prima fascia come Palmeiras, San Paolo, Santos e Corinthians. Visti i tanti rifiuti, Cafu inizia a dedicarsi al futsal, disciplina che gli permette di incrementare notevolmente la sua tecnica di base. Da qui la chiamata prima dell'Itaquaquecetuba e poi del San Paolo. Con il club paulista diventa uno dei calciatori più vincenti della storia. Sono 11 titoli in 5 anni, 2 Coppe Libertadores, una Supercoppa Sudamericana, 2 Coppe Intercontinentali nel 1992 e nel 1993. Quest'ultima battendo 3-2 in una sfida epica il Milan di Fabio Capello. A 24 anni è già uno dei più forti al mondo nel suo ruolo e viene premiato col pallone d'oro sudamericano. Dopo una breve parentesi in Europa, al Saragozza, torna in patria, al Palmeiras, per poi ritornare nel vecchio continente nel 1997. La leggenda della Roma, Falcao, segnala più riprese il calciatore alla dirigenza. Franco Sensi rompe gli indugi, offre 13 miliardi e si aggiudica il forte terzino. L'ambientamento della capitale è agevole e Cafu si fa apprezzare per le sue sgambate sulla fascia destra. Per questo, in poco tempo, gli viene affibbiato il soprannome Pendolino. A Roma, Cafu resta per 6 stagioni, collezionando 218 presenze e 8 gol, e diventando un giocatore simbolo della formazione giallorossa. Con l'arrivo di Fabio Capello nel 1999, la squadra giallorossa si rinforza e nella stagione 2000-2001 coglie il suo terzo e storico scudetto. Vincere lo scudetto con la Roma non è una cosa semplice. Esserci riusciti ci dà un posto di rilievo nella storia del calcio romano e italiano. Quando l'arbitro ha fischiato la fine dell'ultima partita, col Parma, è stato un momento bellissimo. L'ultimo anno a Roma non è indimenticabile. La squadra non gira e finisce all'8° posto. La dirigenza considera Cafu ormai al capolinea dal punto di vista fisico e per questo non gli rinnova il contratto. Marcos è pronto per una nuova avventura. Ormai è fatta. Ha un accordo con gli Yokohama Miners. Sta preparando le valigie per trasferirsi in Giappone, ma una chiamata sconvolge letteralmente i suoi piani. Pronto Marcos? Sono Galliani. Ti andrebbe di venire al Milan? La chiamata dell'amministratore delegato del Milan risulta decisiva per il finale di carriera del Pendolino e per il Milan stesso. Cafu non solo vince le perplessità di molti addetti ai lavori, che lo davano per finito, ma anzi si rende protagonista di 5 anni fantastici, conditi da una Champions, uno scudetto, 2 Supercoppe europee, 2 Supercoppe italiane e un mondiale per club. Negli ultimi anni di Milan ha l'occasione di condividere lo spogliatoio con Alexandre Pato. Del Papero racconterà un curioso aneddoto. Eravamo io, Nesta e Maldini, allenamento 1 contro 1 contro Pato. Ci guardiamo tutti. Chi va? Maldini mi fa. Vai tu, capitano. Mi chiamava capitano Paolo. No, gli rispondo. Sandro, vai tu, dice allora. Ma anche Nesta scuote la testa. In quel periodo, appena arrivato, Pato non riusciva a prenderlo. A Serginho dissi: colui che diventerà il più grande centravanti della nazionale brasiliana è davanti a noi. Purtroppo i numerosi infortuni fanno sì che la carriera di Pato prenda una parabola inaspettata, non permettendogli di dimostrare al mondo le sue incredibili qualità. Cafu coniuga i successi con il Milan e la Roma con le vittorie con la maglia verde oro. Infatti si toglie la soddisfazione di vincere 2 mondiali. In particolare in Giappone è capitano di quella Seleção
ed è proprio lui la notte del 30 giugno a Tokyo a sollevare in cielo la Coppa del Mondo. Purtroppo le gioie che Marcos ha provato in campo non vanno di pari passo con la sua vita fuori dal rettangolo di gioco. In particolare, negli ultimi anni, 2 eventi hanno sconvolto la sua esistenza: i grandi problemi economici, ma soprattutto la perdita del figlio primogenito per un infarto. Ho perso mio figlio tra le mie braccia. Ho cercato di salvarlo e aiutarlo, ma ci ha lasciato. Resta una sensazione di vuoto ed è una sensazione terribile. Cafu, nonostante questo tragico evento, non ha perso la sua caratteristica più peculiare, il suo grande sorriso. Il dolore per la perdita di una persona cara è sempre presente, ma dovremmo cercare di ricordare qualcosa di positivo. Quando penso a Danilo, ricordo che gli piaceva tanto fare scherzi a tutti. Quando provo dolore per la sua perdita, cerco sempre di ricordare queste cose buone e di sorridere. I tanti provini falliti, le difficoltà di adattamento al grande calcio, la Roma, il Milan, i trofei con la nazionale e infine le difficoltà fuori dal campo. Insomma, una vita intensa vissuta sempre con il sorriso. Questa è la storia del pendolino Cafu.